Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il relatore Julian Barnard, il fondatore e il creatore di Healing Herbs. In questo webinar Julian parlerà delle fioriture dei fiori di Bach di marzo e aprile e del loro utilizzo. Chiedeva che quando farete le vostre domande, potete farle in chat ovviamente anche durante le sue spiegazioni, quando sarete, insomma, sentirete la vostra domanda, chiede se potete attivare il video in modo che vi veda in faccia. E niente, a posto, grazie e buona visione a tutti. Okay, Julian, here you go. Well, do you want to change the screen? Because although this is a lovely picture of a bridge, I don't know quite what I'm looking at now. Serena, puoi cambiare lo schermo perché stiamo vedendo, credo, lo schermo di un partecipante e non c'è più lo schermo dedicato interamente a Julian. If we can go back. I think Serena cannot hear me. Okay, here she is. Okay, here you go. Well, I would say good afternoon and good evening to you all. Vorrei dirvi buon pomeriggio e buonasera a tutti. It's a great pleasure for me to be able to come, even in this virtual way, to talk with you about Dr. Bach's flower essences. Per me è un piacere poter venire qui a parlare con voi, anche se in maniera virtuale, dei fiori di Bach e dei rimedi. What I was asked to discuss was the early remedies which Dr. Bach made in this time of year in 1935. Quello che mi è stato chiesto l'argomento di cui vi parlerò sono i primi rimedi che il dottor Bach ha preparato nel 1935. And in order to discuss this, I'm going to show you some pictures of the plants. E per farlo ovviamente vi mostrerò delle figure, delle immagini delle piante. Now, I don't know whether you're familiar with Dr. Bach's booklet, which is The 12 Healers and Other Remedies. Ora, io non so se voi conoscete il libro del dottor Bach, I 12 guaritori e altri rimedi. And if you have seen a copy of this, it's very instructive what Dr. Bach writes. E se lo conoscete è molto istruttivo vedere quello che scrive il dottor Bach. And actually he published information about all the remedies he discovered just at the time as he discovered them. E lui ha pubblicato tutte le informazioni sui rimedi che andava man mano scoprendo, esattamente nel momento in cui li stava scoprendo. In fact, it was in 1986 that with the help of Nicky Murray, I published Dr. Bach's collected writings, which described all the things that he had written. Ed è stato nel 1986 che io, in collaborazione con Nicky Murray, ho pubblicato praticamente i lavori, l'opera completa dei lavori del dottor Bach. Exactly. One of the pleasures of working like this is that my ear is clear enough to be able to hear what Rosie is saying in Italian. Uno dei piaceri di lavorare in questo modo è che io sono in grado di sentire quello che il traduttore dice nella sua lingua. But I'm sorry that my Italian is not good enough to speak to you directly. E mi spiace molto che il mio italiano non sia sufficientemente buono per potervi parlare direttamente in italiano. But if we were to look back at this book, The 12 Healers, E se tornando comunque al libro dei 12 guaritori, and I can show you this on screen share. Ve lo posso mostrare sullo schermo condiviso. At the back of the book, Dr. Bach describes the method of preparation for the Bach flower essences. E qui il dottor Bach descrive il metodo per la preparazione delle essenze floreali. And if you can see the screen, I hope you can, it says the method of preparation. E se potete vedere lo schermo, spero che voi lo possiate vedere bene, qui proprio dice metodo di preparazione. And he says there are two methods of preparation, the sunshine method and the boiling method.
E dice ci sono due metodi per la preparazione dei rimedi, uno è il metodo del sole, l'utilizzo della luce solare, e l'altro è il metodo della bollitura. And he lists here all the remedies which were in the first 19, which he prepared with the sun method. E qui elenca tutti i vari rimedi che fanno parte dei primi 19 che vengono preparati con il metodo del sole. And then he says the remaining remedies were prepared by boiling as follows. E qui dice che i restanti rimedi venivano preparati con la bollitura così come viene raccontato di seguito. So the remedies which I'm going to talk about today were all prepared by the boiling method. Quindi i rimedi di cui parlerò oggi vengono tutti preparati con il metodo della bollitura. And I would like to spend some time discussing that in order to explain to you what's the difference between the two methods of production. E mi piacerebbe, mi piacerebbe molto parlarvi proprio delle differenze tra i due metodi di preparazione. And the first remedy that Dr. Bach made in the spring of 1935 was this flower, Cherry Plum. E il primo rimedio che ha preparato il dottor Bach nella primavera del 1935 è stato questo che vedete nella foto, Cherry Plum. And actually, yesterday morning, I was making the Cherry Plum mother tincture. E proprio ieri mattina io stavo preparando la tintura madre di Cherry Plum. And what's most distinct about this flower is that, for one thing, it's the first blossom of the year. E la cosa peculiare di questo fiore è che è la prima fioritura dell'anno. So it's like the coming of the light after the darkness of winter. E quindi è come il ritorno della luce dopo il buio dell'inverno. Now, I'm sure you know that, let's say, in Japan, they have great celebration for the blossoms in the spring. E come voi sapete in Giappone, ad esempio, fanno delle grandi celebrazioni per il ritorno delle fioriture di primavera. And for me, when I see this tree, and there's been a lot of it in flower this year, it's like, I don't know, it's like a blazing light coming into the landscape. E io quando vedo quest'albero, e quest'anno ce ne sono veramente tanti che sono fioriti, è come vedere un rifulgere di luce proprio nella campagna. I mean, here at the bottom of the picture, you can see these yellow daffodils. E qui nella parte bassa dell'immagine, qua a sinistra, potete vedere dei narcisi gialli. And I suppose they are also a kind of sign of the return of spring. E credo che anche loro rappresentino un segnale del ritorno della primavera. But the impact, let's say, of the cherry plum is much bigger and much stronger and like a blazing light. E però l'impatto di Cherry Plum è sicuramente molto più forte, molto più grande, ed è proprio questa sensazione di luce che rifulge. So this is a picture that I took yesterday morning. Questa è un'immagine che ho fatto ieri mattina, of the cherry plum actually in the saucepan when the remedy is being made. E questa è un'immagine di Cherry Plum che ho fatto ieri mattina, proprio dei fiori quando vengono messi diciamo nel catino, nella boccia, no? Per essere poi preparati e da cui ricavare poi il rimedio. It's a very important part of the method of preparation that we use fresh spring water. Una parte importantissima della preparazione è che venga usata dell'acqua di fonte, dell'acqua dolce di fonte. Now, I could keep you here for an hour or more just talking about water. Ora potrei anche tenere qui più di un'ora a parlarvi dell'acqua. But to me, it's really an essential part of essence making that we take water that has come out of the darkness, out of the earth. Ma per me è veramente essenziale che nella preparazione dei rimedi venga utilizzata dell'acqua che venga dal profondo, che sgorghi dal buio, dall'oscurità.
because that water is, in my language, it's newborn. It's born anew. Perché quell'acqua è nata di nuovo, è come se fosse nata a nuovo, diciamo. I mean, if any of you, and I'm sure you have had children, you know that at the moment of birth, or if it's a dog, it would be the same, but they come into the light and they, oh, it's the new world. Per quelli che tra di voi hanno dei figli, ma anche per gli animali vale la stessa identica cosa, no? Nel momento in cui il piccolo viene alla luce, ha proprio questa sensazione di, ah, ecco, sono arrivato nel mondo. Now, make of that what you will. Fate di questa cosa che vi ho detto quello che vi pare. I'm not here to try and tell you things, but to maybe give you some clues to imagine or to think for yourselves. Ma sono qui non per dirvi come sono le cose o come fare le cose, ma semplicemente per darvi degli spunti, no? Su cui poi riflettere e fare i vostri pensieri. Now, when Dr. Bach wrote a description for Cherry Plum, it's not entirely clear what he really is meaning. Allora, quando il dottor Bach ha descritto Cherry Plum, non era esattamente chiaro esattamente quello che lui intendesse. He says, fear of the mind being overstrained, of reason giving way. Quindi lui diceva paura che che la mente fosse troppo stressata e che di perdere la ragione. Of doing fearful and dreaded things. Paura di fare delle cose temute e terribili. And I sometimes wonder, well, what really happened to Dr. Bach that led him to make this decision, to make this remedy? E io mi chiedo che cosa sarà mai potuto accadere al dottor Bach che lo ha portato a prendere la decisione di fare questo rimedio. It's one of the things about this kind of work that we do together, that until you experience that remedy state, you don't know what it's about. You can read the book, but it doesn't mean anything to me personally. Perché una cosa importante di questo mestiere è che finché non si prova quello per cui il rimedio è la cura, di fatto non sappiamo esattamente di che cosa si sta parlando. I leave you with the question, well, what was this remedy really for? E io vi lascio con questa domanda, per cosa sarà mai stato questo rimedio? Per cosa sarà mai stato preparato? I mean, it's part of the 5 flowers that we use to make the rescue combination. E tra l'altro è parte dei 5 fiori che vengono utilizzati per il rescue. And it's very much a remedy, I would say, to bring us back into present reality, to re-establish our sense of being here on earth. E tra l'altro è uno dei rimedi che ci aiuta a ritornare qui con i piedi per terra, a ristabilirci nel presente, nel momento presente e reale. And maybe that's why it's so important as the beginning of a new year, the returning of the light. E forse è per questo che è così importante e compare proprio e segnala il nuovo ritorno della luce. There's always meaning in the structure of the flowers. C'è sempre un significato insito nella forma e nella struttura del fiore. And here you see the perfect 5-fold geometry of the petals. E qui vedete la perfetta geometria basata sul 5 dei petali. And the very strong energy rayed out from the stamens. E questa energia che si irradia verso l'esterno che proviene dagli stami. Now, again, I can't really take the time to go into the detail of this, but what you can say about the geometry of the 5 is that it's about the eternity of time. Ma ovviamente non posso permettermi ora di entrare nel dettaglio su questo argomento, ma la geometria del numero 5, ha a che vedere con l'eternità, con il continuum del tempo. So it's really the balancing of all the forces in movement.
e quindi ha a che fare anche con tutto il bilanciamento, l'equilibrio delle forze in movimento. Here's another picture of the remedy. Qui abbiamo un'altra immagine del fiore. I find this not an easy plant to, if you like, to capture photographically what the light is really about. Trovo che sia un fiore difficile da fotografare per rendere veramente quello che è la luminosità che è insita in questo fiore. But then it's not that easy in words to describe what it means to experience, let's say, rejuvenation or the re-beginning of, of life, actually. Non è molto facile effettivamente descrivere a parole quello che è la sensazione del ritornare alla luce, no? Del riprendere la vita, no? Del tornare, del rinnovarsi della vita. Rosalia, scusa se interrompo. Dimmi. Una prima domanda, se vuole Julian possiamo leggerla. Yes, Julian, we have a first question if you like. Okay. Yes, please. Ok. Prego. La signora Paola chiede, per favore, vorrei sapere le caratteristiche esatte di Cherry Plum per poterle individuare e poter preparare l'essenza. Vedo che nel frattempo la signora ha condiviso lo schermo come aveva chiesto Julian, così la può vedere. Okay. Paola Baggiani. So we have Paola, she's the lady you see on the screen now. She would like to know exactly the exact characteristics of cherry plum so that she can recognize them and be able to prepare the remedy. Well, you have to do some study in botanical textbook. Dovresti innanzitutto fare un pochino studiare un pochino i testi botanici. The Latin name of cherry plum is Prunus cerasifera. Prunus? Prunus cerasifera. Il nome botanico latino del cherry plum è Prunus cerasifera. I imagine you know about Carl Linnaeus and the binomial system of Latin names for plants. Immagino che voi sappiate che esiste una doppia nomenclatura per le piante, quella latina e quella italiana o inglese. So prunus means plum. It's the family of plum trees. Quindi prunus significa prugna, fa parte della famiglia delle prugne. And you will find some of those are commercially grown. Alcuni di questi vengono coltivati a scopi commerciali. Some are plums that have a pink flower. Alcuni prugni hanno il fiore rosato. But the one that Dr. Bach chose is very specifically cerasifera. Ma quella che ha utilizzato il dottor Bach è specificatamente la cerasifera. And it's a wild plum, a wild flower. Che di fatto è un fiore selvaggio. Now, part of the importance, if you want to find the remedy and make it, is you have to get it at the right time. In Italy, it probably is now finished flowering. Se vuoi fare il rimedio, ovviamente devi individuare il momento giusto in cui la pianta fiorisce. Probabilmente, diceva ora in Italia, la fioritura è terminata. No, it's not. No, okay. And maybe higher in the mountains, it's still flowering. Forse nelle montagne è ancora magari in corso la fioritura. But you have to learn to be good at botanical identification. Ma devi essere molto brava nell'identificazione botanica proprio della pianta. And that's part of the joy of this whole subject, is that actually it takes you back to look at the nature. E la cosa bella di questa faccenda è che ti porta letteralmente a guardare, a osservare direttamente la natura. And I can see that, Paola, you understand what I'm saying. Vedo che tu, Paola, capisci quello che io sto dicendo. Okay. So if you find this tree growing, per cui se trovi questo albero, I suppose in a way the tree itself has very little structure. Has very little structure.
L'albero in sé ha una struttura piccola. I mean, you know, I stand one person with a straight back and straight and tall and arms out like like an ash tree, let's say. Per esempio, io posso mettermi dritto e con le braccia spalancate come un grande albero. But this one seems to go with the branches and trunks going everywhere. Ma questo albero in particolare sembra che abbia i rami, il tronco e i rami che vanno un po' da tutte le parti, in tutte le direzioni. Which is why you see these dark black branches going off in all directions. Vedi anche qua nella foto c'è questi rami scuri che vanno un po' dappertutto, in tutte le direzioni. Now, I mustn't spend too long on one flower, but I do need to just tell you that it's called a cherry plum because it grows plums. Non vorrei passare troppo tempo su un unico fiore, però ho ancora una cosa su Cherry Plum, viene chiamato così perché produce di fatto delle prugne. But it has been hybridized and changed to produce food. E queste prugne poi sono state innestate, diciamo, ed è stato ricavato poi l'albero da cui vengono prodotte le prugne commestibili. And it's actually quite rare that you have a crop of fruit from this tree. Ed è effettivamente raro che si verifichi, che si possa, diciamo, fare un raccolto di prugne da questo albero. I mean, here's some that we took many years ago. Qui ne abbiamo alcune che abbiamo raccolto qualche anno fa. I think this was in 2006. And we made some jam and gave it to everybody who came to the Crema conference. E credo che fosse il 2006, ne abbiamo fatto della marmellata. Ne abbiamo fatto, diceva, della marmellata, che poi abbiamo dato a tutti i partecipanti della conferenza di Cromer. So moving on, this is the aspen tree. E andiamo avanti, questo è aspen, l'albero di aspen, pioppo. And this almost is the opposite in a way because it doesn't have these bright white blossoms. E in un certo qual modo quest'albero sta un po' dal lato opposto perché non presenta tutta questa bella fioritura bianca. And it just has these rather sort of drooping catkins. E ha semplicemente questa specie di peduncoli che guardano verso il basso. Oh, why aren't you? Okay, you're going to go that way. And this is also now in flower at this time of year, this very time now. E anche questo è in piena fioritura proprio in questo periodo dell'anno, proprio ora. And this, as I'm sure you know, was also a fear remedy. E sicuramente voi lo sapete, anche questo è un rimedio per la paura. But in this case, Dr. Bach said it was fears of the unknown. Ma in questo caso si parla di paura dello sconosciuto, di cose di cui non si sa bene che cosa. I'm sorry, my phone is going off, but it'll stop in a moment. And in a way, this tree has a slightly ghostly presence. E in un certo qual senso questo albero ha una sorta di presenza fantasmatica. And I don't know whether when you were younger or maybe now, you feel too much the kind of presence of the unknown levels of reality imposing upon your physical life. E non so se magari quando eravate più giovani, o può essere anche magari ora, se vi è mai capitato di avere questa sensazione di questi altri livelli, diciamo, di realtà che in qualche modo aleggiavano su di voi. Now, as before, there's many things that you can see by looking at the plant, which will give you information about the reason Dr. Bach chose this as a remedy. E ancora una volta, guardando la pianta, ci sono sempre delle indicazioni che ci fanno capire perché il dottor Bach ha scelto di utilizzarla come rimedio. I mean, one thing that is very clearly seen in this picture is the way that the
the flowers actually are coming downwards towards the earth. Una cosa molto evidente da questa immagine è come i fiori pendano, letteralmente si protendano verso terra. And the quality of this tree and in the essence that is being made is that it brings us down to earth, rather like clematis. La qualità, diciamo, di questo rimedio è proprio questa, che ci riporta veramente con i piedi per terra. But where with clematis I dream of another future and I want to escape the world. Ma mentre, what was the other name of the flower? Clematis, clematis. Clematis. Ma mentre con clematis tendiamo a perderci via nei pensieri o nei sogni, in this case, actually, this is where this other world is kind of climbing inside me. in questo caso invece è proprio come la presenza di un altro mondo che cerca, che scopro di avere dentro di me, che cerca di entrare in me. This is the part of the trunk. Questa è parte del tronco. And I find it absolutely fascinating that the way in which it breaks up into this pattern. Io trovo veramente affascinante il modo in cui la corteccia si interrompa, diciamo, crei questi schemi così particolari. I mean, we can learn a lot about ourselves through the skin. Noi possiamo imparare molto su noi stessi tramite la pelle. Which is often called is it the sixth organ of the human body? Che viene di solito chiamato il sesto organo del corpo umano. Because it actually has characteristics that are unique to me, and in this it's unique to this species. E perché ha delle caratteristiche che sono uniche sia per il singolo individuo che per la specie. And I always think that this is a bit like some kind of ancient runic script with a message from the other world. E io ho sempre la sensazione che qui sul tronco è come se ci fossero iscritte un messaggio nel linguaggio delle rune che ci proviene da un altro mondo. Most characteristic of the aspen tree is the leaf. Una parte caratteristica dell'albero del piopo sono le foglie. Which has a very thin and quite lengthy petiole. Che hanno un picciolo molto sottile ma abbastanza lungo. And the consequence of this is that it's always moving, it's always trembling. E la conseguenza di questo è che la foglia poi è in costante movimento, è sempre tremula. And in fact, that is the French name is tremula. E infatti il nome francese è appunto tremulo. Or in Latin, it's populus tremula. O in latino è populus tremulus. And one of the characteristics of the aspen state is that I feel as if I'm always moving in a nervous and anxious way. E una delle caratteristiche dello stato aspen è che la persona si sente sempre costantemente in movimento, però in uno stato costantemente ansioso. So when you see somebody who is actually always shaking, that may well relate to the aspen fear and anxiety. E quindi quando vedete una persona che è sempre lì tremolante, diciamo, la potete facilmente collegare proprio allo stato aspen. This now is making the mother tincture for elm. E invece questi sono un'immagine per quando prepariamo la tintura madre di olmo. Now, these first three remedies that Dr. Bach discovered in the early years of 1935, which were aspen, cherry plum, and elm. Questi primi tre rimedi che il dottor Bach ha scoperto nel 1935, quindi cherry plum, aspen e elm. We don't know for certain which was first. Noi non sappiamo esattamente quale è stato proprio il primo. Or which order they came in. O in quale ordine sono arrivati. Because they all flower at about the same time.
perché questi alberi fioriscono tutti più o meno nello stesso periodo, nello stesso momento. What Dr. Bach says about elm is that this is when you feel that you're doing something that's important to the world. E riguardo a Elm, il dottor Bach diceva che per quando le persone sentono che stanno facendo qualcosa di importante per il mondo, and you're in a responsible position, e magari si trovano in una posizione di responsabilità, but you become overwhelmed by the burden and the responsibility. ma si trovano a essere travolte, sovraccariche da questo onere, da questa responsabilità, da questo impegno, da questa responsabilità. And it leads to a kind of depression. E questa cosa genera una sorta di depressione. Now, this is one of the most interesting of the Bach flower remedies, and they're all very interesting, but this one particularly. E questa è una cosa molto interessante dei rimedi floreali, sono tutti molto interessanti, ma questo in particolar modo. Because this is a tree which has now been virtually destroyed by Dutch elm disease. I lost the audio, I cannot hear anymore. Okay, can you hear me now? Okay, you've come back, yes. This is a tree that has almost been destroyed by a disease called Dutch elm disease. Ok, una cosa importante riguardo a questo albero è che è un albero che è stato quasi distrutto, completamente quasi distrutto da una malattia che si chiama la malattia olandese degli olmi. And so it's now quite difficult to find fully grown trees. E quindi adesso, al giorno d'oggi, è molto difficile trovare degli alberi cresciuti, grandi. These are some in a road just near where I live. Questo è un albero che cresce vicino, molto vicino a dove io vivo. And they have all died now. E ora purtroppo sono tutti morti. And I find it quite a struggle to understand what's in the nature of a species that is actually going to not survive much longer. Sorry, can you repeat that? I find it quite a struggle for myself to understand a tree or a plant species that is not going to survive in the future. Per me è stato, come dire, difficile accettare che una specie arborea possa non sopravvivere e non esistere più nel futuro. I mean, it's the most extraordinary form of, well, it's not a blossom, is it? It's a flower, but I don't know how you begin to describe that. È veramente una forma pazzesca, effettivamente si tratta di un fiore, ma non saprei esattamente come descriverlo. And I mean, it has a very, very interesting life, this plant. E questo albero ha veramente un ciclo di vita veramente molto interessante. But if we move on again to, this is gorse. E quindi proseguiamo con gorse, ginestra. And this is what we would call a landscape plant. E qui parliamo di quella che definiremmo una pianta da paesaggio. Because it's a very dominant species and can take over the whole hillside, a blaze of flowers. Perché è una pianta veramente molto dominante che può, diciamo, prendere possesso di vaste regioni del paesaggio, no? E inondarlo con questa bellissima fioritura. The most extraordinary thing about gorse is that it begins to flower at the time of the winter solstice. La cosa interessante e particolare di gorse è che inizia a fiorire nel momento del solstizio d'inverno. So I've often seen it actually buried by snow. E molto spesso mi è capitato effettivamente di vederla sepolta dalla neve, sotto la neve. But gorse is a great survivor. It can manage in spite of the cold. Ma gorse ha delle ottime capacità di sopravvivenza e riesce a farlo a dispetto della neve e del ghiaccio.
Now, as I'm sure you know, Dr. Bach, this was one of the 7 helpers, not in the second 19. So this was made by the sun method. E lo saprete sicuramente che questo fa parte dei 7 aiutanti, non del gruppo di 19, e viene preparata con il metodo del sole. And it grows in strength all through the early months of the year until maybe around the time of Easter, it's at its peak flowering. E quindi cresce forte, no, è rigogliosa durante il corso di tutti i primi mesi dell'anno e raggiunge il picco di fioritura più o meno intorno al periodo pasquale. I mean, again, there's so much more that could be said about this individual species. E ancora veramente si potrebbe dire tantissimo su queste singole specie, su questi singoli rimedi. Dr. Bach said that this was a remedy for somebody who actually, if you like, their prospects of getting well had collapsed and they just said, no, it's no good, I can't carry on, I can't do anything. E il dottor Bach diceva che questo è per quelle persone che l'idea, diciamo, prospettandogli l'idea di che possano recuperare e tornare a stare bene, invece rispondono con un atteggiamento che dice no, non ce la posso proprio fare, sicuramente non funziona, non va. Now, interestingly, when you look at any particular plant or tree, you have to understand the 4 elements of earth, water, air, and fire. E una cosa sempre importante è quando si guarda e si osserva una pianta, bisogna sempre tenere in considerazione i 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Well, I say you have to, but actually you don't have to. I want to. Io vi dico dovete, ma non è che vi sto dicendo dovete, cioè io lo faccio, insomma, quando mi metto ad osservare una pianta. But the earth element, which you see in the root, is to do with the grounding pattern and also the past. And also? The past. The past. Ma per esempio l'elemento terra che si ritrova per quanto riguarda la parte di radice della pianta ha a che vedere anche con il passato. And the water element relates to the stem of the plant. Mentre l'elemento acqua è collegato allo stelo della pianta. Which is where actually the water gets distributed from the root up to the flowers and the leaves. Che di fatto è proprio diciamo, il percorso che fa l'acqua dalle radici fino poi agli stami, alle foglie e ai fiori. The leaves relate to the element of air, where the breathing of the plant takes place. E mentre le foglie sono collegate all'elemento aria, quindi dove avviene, diciamo, la respirazione della pianta. And the flowers represent the fire, which is the element for transformation and change. E mentre i fiori sono collegati al fuoco, che è l'elemento della trasformazione e del cambiamento. Now, when you look at these leaves, what do you see? Ora, se voi guardate queste foglie, che cosa vedete? These leaves are like sharp knives jabbing into the future. Questi sono come se fossero delle lame di coltello che fendono e si protendono nel futuro. Well, yeah, these are the little buds of the flowers. So this would be taken in the autumn, this picture. Questa immagine è stata presa in autunno perché questi sono i piccoli boccioli del fiore. The next one I'm going to show you is back to the boiling method. E ora qui con la prossima rimedio torniamo al metodo della bollitura. And this is chestnut bud. E qui abbiamo chestnut bud. So this is a multiple exposure picture of the growth from the closed bud as it slowly opens and unfolds to make the leaves. E questa è una immagine con esposizioni multiple che rende, diciamo, la crescita del fiore che piano piano dal bocciolo piano piano si apre nei vari strati del fiore. And this is the most interesting experience maybe in another few weeks' time, that actually this tree is never static, it's always in movement.
E questa è anche un'altra bella esperienza da fare, perché questo albero non è mai statico, non si ferma mai, è sempre in movimento, sta facendo un qualche cosa. Now, again, I'm sure you know that chestnut bud is linked to the idea about learning from change. E lo saprete sicuramente, il chestnut bud è legato all'idea di imparare dal cambiamento. So that we don't actually repeat the same mistakes. In modo da non ripetere sempre gli stessi identici errori. Yeah, well, what can I say? None of us actually could say, I never need chestnut bud. We always make the same mistake, and we don't really take the opportunity to learn from our lessons in life. Che vi posso dire, non è che uno possa dire io non ho bisogno di chestnut bud perché a me questa cosa non succede. Tutti tendiamo a ripetere sempre più o meno gli stessi schemi, quindi a cadere negli stessi errori. Rosalia, scusa se vi interrompo, abbiamo due domande. Sì? Allora, prima chiedono, prima di far vedere il chestnut bud, c'era una slide con un fiore, chiedevano se si poteva ricordare il nome. Okay, we have two questions before we go fully into chestnut bud. Somebody was asking if you can repeat the name of the flower of the previous pictures, the one with the knives. È quella con cos'era, gorse, quella con le foglie allungate? Esatto, i fiori gialli, esatto. Okay, if you can please repeat the name of the of gorse, the flower, the yellow flower. Yellow, yes, in English it's gorse, and its Latin allora, name in inglese è gorse, scritto gorse. Is Ilex europea. Ginestra. I lost the connection somehow. Okay, you're back. Yep. The connection is jumping a little bit. Sorry, but the Latin name is Ilex europea. You've got to unmute yourself. Il nome latino è Ilex europea. Yeah, yeah. Che dovrebbe essere in italiano ginestra. But the Latin name is the important one. Okay. Just for identification. Okay, il nome latino è comunque importantissimo perché è quello che vi permette di identificare precisamente il fiore. Quindi Ilex europea. And the other question was? E l'altra domanda era? Visto la grave malattia che colpisce Ulmus procera, è possibile sostituirlo con Ulmus minor nella preparazione dell'essenza? Mi ripeti il secondo nome? Sì, Ulmus minor. Minor, okay. Sì. Okay, they asking, considering in view of the considering the great disease that is destroying Elm, is it possible to replace it with Ulmus minor? Well, I can only say that as an essence maker, I don't, because though it's difficult, I know where there are living Ulmus procerus trees. Sorry, Julian, but I have a problem with the connection. I couldn't hear you properly. Okay. You were jumping. As an essence maker, personally, yeah, I don't want to replace one tree with another. Okay. I always go on. Come preparatore di essenze dice io non sono propenso a sostituire un rimedio con un altro, quindi una pianta con un'altra. Because there are many different variants of the elm tree, and the one that Bach chose was Ulmus procera. Perché esistono molte varianti della stessa pianta e quella che ha scelto il dottor Bach è Ulmus procera. So as long as I can, I will always follow Dr. Bach. That's me personally. Per cui, fin tanto che potrò farlo, io voglio seguire il dottor Bach. Questo per quello che riguarda me. Now, going back to chestnut bud, one of the things in this picture is
again, there is a lack of structure or a lack of, it's going in all directions. So it's kind of like an abstract almost. E ancora, tornando a Chestnut Bud, vediamo, guardando questa immagine, che anche qui rileviamo una sorta di assenza di struttura. And this is larch. Qui abbiamo l'arch, l'arice. Which is Larix decidua. And this is another very interesting tree for which we can make remedies. Che abbiamo qui l'arice, l'Arix senior, che è ancora un albero molto interessante da cui possiamo fare il rimedio. Larch, Dr. Bach says, is for people who lack self-confidence. E l'arch, diceva il dottor Bach, è per quelle persone che non si sentono sicure di sé. And always, for me, with the second 19, we can say these are emotional states that actually arise within me as a result of emotional trauma. E per quello che riguarda i secondi 19 rimedi, sono tutti stati che sorgono dentro nelle persone come conseguenza di un trauma. They're not like the archetypal remedies of the early remedies, the 12 healers. Non sono proprio come i rimedi archetipici dei 12 guaritori. They're when we fall into an emotional problem because of something that has happened. Perché se abbiamo un problema un qualche tipo di problema di origine emotiva è perché ci è accaduto qualche cosa. When I was a small boy, I was learning to ride my bicycle. Quando ero piccolo e mi stavo imparando ad andare in bicicletta. I'm not going to tell you all the story of what happened, but I came off the bike and had a serious accident. Ora non vi sto a raccontare tutta la storia completa, però sono caduto dalla bicicletta e mi sono ho avuto un serio incidente. And after that I said, no, I'm not going to do that anymore. I don't do that anymore, no. E quindi dopo pensavo, non ci salgo più sulla bici, non la voglio fare più, non ci voglio più andare. It wasn't based upon fear. E questa cosa non era basata sulla paura. I just lost confidence in myself. Semplicemente avevo perso la sicurezza in me. Now, there are some people, usually wealthy, well-bred politicians, who say, I believe I can do everything. Beh, ci sono delle persone che di solito sono questi politici che si presentano bene, che dicono, beh, io posso fare sempre tutto. I was thinking of English politicians then, not Italians. Io sto parlando di politici inglesi, non di quelli italiani. But for the rest of us, we have to deal with these issues of self-confidence and belief in ourselves. Quindi noi persone normali invece dobbiamo trovare, diciamo, una quadra, insomma, noi trovare una soluzione per questi problemi di insicurezza che ci possono capitare. Again, this is a really fascinating story that's written into this plant or into this tree. E ancora qui con questo albero ci ritroviamo ad avere a che fare con una storia affascinante. Because this tree, the larch tree, hangs on to the cones which are from the past. Perché in questo albero troviamo le pigne che hanno a che vedere con il passato. And yet here the flowers which are for this year, which are about the future. E poi invece abbiamo qua i fiori che invece ci parlano del futuro. So you could say in a way, I can't come into my future without letting go of the past. Quindi è una sorta di, come dire, entrare nel futuro senza necessariamente lasciare andare il passato. Does that make sense? Ha senso per voi? Maybe. Forse. These are the male flowers. Questi sono i fiori maschili. Oh, sorry, no. So these are the female flowers. Scusate, questi sono i fiori femminili. And you can see that they will become the cone. E potete ben vedere dalla struttura che sono quelli che diventeranno le pigne. And I mean, it's a very complex and fascinating life story built into this tree.
E veramente quest'albero porta una storia molto complessa e affascinante. Here again you can see these are the new flowers. These are the cones actually from 2 years ago. E qui ancora vedete, quelli rosa sono i fiori nuovi, e qui invece abbiamo le pigne che addirittura sono di quelli di 2 anni precedenti. And these ones were from last year. E invece queste sono quelle dell'anno scorso. And here you see the male flower here, which is yellow with pollen. E questo invece è il fiore maschile, che è giallo e ha il polline. Oh, somebody's phone is drawing pictures on me. I don't know what that is. And here you see the green buds, which will become the leaves. E poi invece qui vedete questi bocciolini verdi sono quelli che diventeranno poi le foglie. Now, one of the fascinating things about larch is that it's actually deciduous, which means that it drops its leaves in the winter. Una delle cose particolari di larch è che è un albero deciduo, quindi vuol dire che perde le foglie durante l'inverno. And it does that because it's what we call a pioneer species. You've gone again, you've lost your signal. Ecco, chiamiamo una specie pioniera. And Yeah, if it I had think leaves I on lost something. Can you repeat, sorry? If it had leaves on it, then and the snow fell, that would break the tree. But with the kind of little spiky leaves and they drop off, the tree has more flexibility and resilience. Perché grazie al fatto che perde le foglie, quando arriva la neve, questo impedisce che i rami si spezzino, perché se invece avesse le foglie e non le perdesse, la neve, come dire, avrebbe modo di accumularsi e di spezzare poi i rami. I mean, I don't know where these lines are coming from, but that's by the by. This is a beech wood. Beech is one of the woods. Questo invece è un boschetto di beech, faggi. And beech, Dr. Bach says, is a remedy for intolerance. E beech, diceva il dottor Bach, è il rimedio per l'intolleranza. Where we don't really like what we see in other people and point the finger of blame and criticism. Per quando non ci piacciono le cose che vediamo nelle altre persone, allora puntiamo il dito e subito ci lanciamo in critiche e in giudizi. And I suppose really, if I'm in a beech frame of mind, I point the finger at you because I don't really want to point the finger at myself. E quando mi trovo in uno stato beech, in realtà punto il dito verso l'altra persona perché in realtà non voglio puntarlo verso di me. And why is that? E perché avviene questo? Because I'm dissatisfied with myself, but I don't want to do anything about it and bring about change in myself. E avviene questo perché non sono soddisfatto di me, però non voglio fare niente per cambiare questo stato di cose. Now, what you can see in this picture is that actually in a beechwood, nothing else can grow. E la cosa che potete notare da questa immagine è che in un bosco di faggi non può crescere nient'altro. How can that happen? E come può accadere questo? Well, it happens because the tree takes all the light. E questo succede perché gli alberi prendono tutta la luce. Now, if you think back to the beginning of the talk where we were talking about Cherry Plum and the coming of the light, this is a tree later in the year where it takes all the light for itself. E se vi ricordate le immagini di Cherry Plum che abbiamo visto all'inizio, che ancora è un albero che parla di luce, che parla di luce all'inizio dell'anno, la primavera, questi invece sono i faggi che, come dire, sul finire della stagione, no, in autunno, prendono tutta la luce e la prendono per se stessi, non la irradiano. It's a very beautiful, very elegant tree. There's no question of that. Sicuramente è un albero molto bello, molto elegante.
And look at these fabulous roots as it kind of takes hold of the rock on which it grows. E guardate queste radici che sembra quasi che si stiano impossessando della roccia sulla quale cresce l'albero. Its flowers are really quite strange. I suoi fiori sono effettivamente molto strani. But coming back to the beechwood, there's one plant or one other species which really does survive in the darkness. E tornando al bosco di Fagi c'è anche un'altra pianta che veramente sopravvive nell'oscurità. You can see it here La potete vedere qui and here e qua and at the back there. e qui dietro. I wonder if anybody knows which species that is. E sapete, qualcuno di voi sa di che specie si tratta, di che albero di che pianta si tratta? It's holly. Holly. There was So holly is another one of the flower remedies that Dr. Bach discovered in 1935. E Holly è stata un'altra delle piante rimedio che il dottor Bach ha scoperto nel 1935. And it's for when darkness enters me in such a way that it becomes destructive of my spirit and destroys the light. E per quando l'oscurità entra dentro di me, diventa e distrugge ogni possibilità di luce. And I love the way that actually just walking in this woodland, I can experience the narrative with the trees and the flowers and the plants of the very same thing that Dr. Bach experienced when he was looking in a similar way in 1930s. E la cosa che io amo molto quando cammino in questi boschi è che posso riscoprire, come dire, un po' il percorso che il narrante, che il dottor Bach ha fatto, no? E rivivere in qualche modo come se io stessi rivivendo le stesse esperienze che il dottor Bach ha fatto nei suoi giri in mezzo ai boschi quando ha man mano scoperto i vari rimedi. I can see from the chat that Paoletta, you knew this. Posso vedere dalla chat che Paoletta tu lo sapevi, hai dato la risposta. And just to finish off, what I would say is that wherever you live, there's so much to be learned by actually what I call the science of observation. E per terminare, quello che voglio dire è che in qualunque posto voi viviate c'è così tanto da imparare tramite l'osservazione. Where we can actually learn from the land on the planet, or the land in which we live. E veramente possiamo apprendere dalla terra in cui viviamo tantissime cose sul nostro pianeta. I mean, in a way, it's not even necessary to take a remedy if you can actually contact the tree or the plant or the flower. Quasi non è neanche necessario prendere il rimedio se potrete entrare in contatto davvero con la pianta o con il fiore. Because the information that is in the remedy, that same information actually comes from the tree itself. Perché l'informazione che trovate nel rimedio di fatto viene proprio dall'albero, dalla pianta. So talk to the trees. Quindi parlate agli alberi. They'll give you much better instruction ever than I could. E sicuramente vi potranno dare delle istruzioni molto migliori di quelle che posso darvi io. I mean, I'd be happy to talk for a little longer, but that now looks like our hour is finished. Mi piacerebbe rimanere qua a parlare ancora molto con voi, ma la nostra ora è terminata. What do you think, Rosie? I think everything went well. Qualcuna delle domande? Does anybody have questions? Allora, al momento non ce ne sono né su Zoom né su Facebook, ci sono alcuni ringraziamenti da parte degli iscritti. Se volete magari aspettiamo un minutino a vedere se arriva qualche domanda, ma vedo che al momento tutte le chat sono di ringraziamento. Okay, for the moment there are no questions. If you want, we can maybe wait for a minute or two. And a lot of thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Well, I would like to say thank you to Sarina, who's organized this, but also to Natur.
E vorrei ovviamente ringraziare Serena che ha organizzato tutto questo, e un grazie naturalmente anche a Natur. But most particularly, I would say thank you to you, Rosie. Thank you. No, no, E you un have to grazie alla translate. traduttore che mi ha permesso di tradurre, di parlare con voi. Because I can really understand that you are very expert at translating what I say. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. E allora vedo che altre domande non ne sono arrivate, quindi vi ringraziamo tutti per la partecipazione. Rosalia, se vuoi dire a Julian, siamo arrivati a quota 100 persone che ci hanno seguito unendo Zoom e Facebook. Okay, so there are no questions are incoming, and Serena wanted to tell you that we reached 100 people attending the webinar. Well, I hope it was useful, and that I would wish you a very good opportunity with working whichever work you do. Ok, spero sia stato veramente utile questo webinar e vi auguro di poter lavorare e continuare bene con il vostro lavoro. Ok. Allora, grazie a tutti per averci seguito, quindi grazie mille a Julian per questo bellissimo webinar e grazie a Rosalia per la traduzione. Grazie a voi. Grazie a tutti, ci sentiamo il giovedì prossimo. Ok. Bye. Thank you, Julian. Bye bye. Thank you, Julian. Have a nice Bye. evening. Bye.